Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Briogen D3, gocce ABC Farmaceutici SPA, ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Briogen D3, gocce? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Briogen D3, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Briogen D3, gocce? Briogen D3, gocce è un farmaco a base del principio attivo colecalciferolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda ABC Farmaceutici SPA. Briogen D3, gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Briogen D3 10.000 UI/ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare FG SRL. Concessionario ABC Farmaceutici SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo colecalciferolo. Gruppo terapeutico vitamine D. Forma farmaceutica. Gocce. Indicazioni. Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. Posologia. Prevenzione della carenza di vitamina D. La somministrazione preventiva di Briogen D3 è consigliata in tutte le condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È generalmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere effettuata nel neonato, in particolare nel prematuro, nel lattante, nelle donne in gravidanza, ultimo trimestre, e durante l'allattamento, nel soggetto anziano nelle seguenti condizioni: esposizione solare insufficiente, e.g. soggetti confinati, soggetti ricoverati in ospedale o in strutture assistenziali, o inefficace, e.g. uso di indumenti protettivi, uso di filtri/schermi solari, intensa pigmentazione cutanea, regimi alimentari particolari, povero di calcio, vegetariano, eccetera. Patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose, tubercolosi, lebbra, eccetera. Uso concomitante di alcuni medicinali come anticonvulsivanti, barbiturici, fenitoina, primidone. Soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine. Patologie dell'apparato digerente, e.g. malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica. Insufficienza epatica. Trattamento della carenza di vitamina D. La carenza di vitamina D deve essere accertata clinicamente o con indagini di laboratorio. Il trattamento ha teso a ripristinare i depositi di vitamina D e sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vitamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 300.000 UI, salvo diverso parere del medico. A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale, vedere anche paragrafo 4. Posologia. Popolazione pediatrica, 18 anni. Neonati, 0-1 anno. Prevenzione. 1-2 gocce, pari a 250-500 UI di vitamina D, al giorno. Trattamento. La dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolecalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 4 gocce al giorno, pari a 1000 UI di vitamina D. Bambini, 1-11 anni. Prevenzione. 1-2 gocce, pari a 250-500 UI di vitamina D, al giorno.
dal secondo anno di vita. In caso di fattori di rischio multipli e secondo giudizio del medico, il dosaggio può essere aumentato fino a 3 gocce, pari a 750 UI di vitamina D al giorno. Trattamento. La dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolecalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 8 gocce al giorno, pari a 2000 UI di vitamina D. Adolescenti, 12-17 anni. Prevenzione. 2-4 gocce al giorno, pari a 500-1000 UI di vitamina D. Trattamento. 4-16 gocce al giorno, pari a 1-000-4-000 UI di vitamina D. La dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolecalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 16 gocce al giorno, pari a 4000 UI di vitamina D. Adulti e anziani. Prevenzione. 3-4 gocce al giorno, pari a 750-1000 UI di vitamina D. In caso di fattori di rischio multipli, secondo giudizio del medico, il dosaggio può essere aumentato fino a 8 gocce al giorno, pari a 2000 UI di vitamina D. Trattamento. 4 gocce, pari a 1000 UI di vitamina D, al giorno. Dosi più elevate devono essere adeguate a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolecalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 16 gocce al giorno, pari a 4000 UI di vitamina D. Successivamente, possono essere prese in considerazione dosi più basse, a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolecalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. Popolazioni speciali. Compromissione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Compromissione renale. In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Il colecalciferolo non deve essere somministrato a pazienti con grave compromissione renale. Donne in gravidanza. 3-4 gocce al giorno, pari a 750-1000 UI di vitamina D, nell'ultimo trimestre. Tuttavia, nelle donne considerate carenti di vitamina D può essere necessaria una dose più elevata, fino a 2000 UI al giorno, 8 gocce. Istruzioni per l'uso. La confezione contiene uno flacone con capsula a prova di bambino ed un contagocce dotato di custodia. Seguire le seguenti istruzioni per l'apertura del flacone e per l'uso del contagocce. Premere sulla capsula del flacone e svitare contemporaneamente. Togliere la capsula. Prendere il contagocce e svitare la custodia di protezione. Avvitare il contagocce sul flacone per prelevarne il contenuto, vedere a Eurosposologia e modo di somministrazione a EuroS. Rimuovere il contagocce e riporlo nella custodia di protezione. Riavvitare la capsula per chiudere il flacone. Modo di somministrazione per uso orale. Si raccomanda di somministrare Briogen D3 durante i pasti, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipercalcemia, ipercalcinuria. Ipervitaminosi D, calcolosi renale, nefrolitiasi, nefrocalcinosi. Insufficienza renale grave, vedere paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25, idrossicolecalciferolo. Interrompere l'assunzione di Briogen D3 quando il livello sierico di 25, idrossicolecalciferolo supera i, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di anticonvulsivanti, come fenitoina, o barbiturici, e probabilmente di altri medicinali induttori degli enzimi epatici, e rifampicina può ridurre l'effetto della vitamina D per inattivazione metabolica.
In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Briogen D3, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Briogen D3, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di effetti teratogeni. Vedere paragrafo 4, 9. Allattamento. Quando necessario, la vitamina D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. Effetti indesiderati. Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, Briogen D3 è ben tollerato, grazie anche alla capacità dell'organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Un sovradosaggio acuto o cronico di vitamina D può causare ipercalcemia. Interrompere l'assunzione di Briogen D3 quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl, 2,65 mol/L, o se la calciuria supera 300 mg/24H negli adulti o 4,6 mg/kg/d nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come ipercalcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione, disidratazione. Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare degli organi, come risultato dell'ipercalcemia. Sovradosaggio in gravidanza. Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto. Esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravidanza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia. L'ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni. Trattamento in caso di sovradosaggio. Interrompere la somministrazione di Briogen D3, procedere alla reidratazione e all'assunzione di alimenti poveri di calcio. Il trattamento con diuretici dell'ANSA, esempio furosemide, ha indicato per assicurare un'adeguata diuresi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vitamina D e analoghi, colecalciferolo. Codice ATC. A11CC05. Nella sua forma biologicamente attiva la vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l'assorbimento intestinale di calcio. Proprietà farmacocinetiche. Come per le altre vitamine liposolubili, l'assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi. Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione, dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nell'animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l'uso terapeutico nell'uomo. Negli studi di elenco degli eccipienti, olio di oliva raffinato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Briogen D3, gocce a base di colecalciferolo sono Annister, gocce, colecalciferolo EG, colecalciferolo Ipsofarma, gocce, colecalciferolo Milan, gocce, colecalciferolo Pensa, gocce, colecalciferolo Sandoz, gocce, soluzione, colecalciferolo Tega, gocce, colecalciferolo Zentiva, gocce, di base, gocce, soluzione, Divod, gocce, Lampard, gocce, Tomaino, gocce, Tredimin, gocce, Xarenel, gocce, soluzione, uso interno, Zibenac, gocce. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.